Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. Oggi ti propongo un semplice quesito sul calcolo delle probabilità legato a un problema di geometria piana non altrettanto semplice. Alcuni amici si divertono a lanciare freccette contro una parete tappezzata di mattonelle di legno quadrate, decorate con spicchi di luna come mostrato in figura. La figura di destra rappresenta il dettaglio di una mattonella. In mancanza di un bersaglio, i ragazzi decidono che ogni partecipante guadagnerà un punto ogni volta che colpirà uno spicchio di luna, nessun punto in caso contrario. Le dimensioni in centimetri di una mattonella e di una sua parte sono mostrate in figura. Primo quesito: qual è la probabilità di colpire un qualsiasi spicchio di luna? Dopo aver giocato per un po', Marco propone una variante al gioco. Questi sono i nuovi punteggi. Un punto a chi colpisce l'interno di un cerchio, 2 punti a chi colpisce uno spicchio di luna, 3 punti a chi colpisce l'interno di una croce. Quesito numero 2. Quali sono le probabilità di realizzare rispettivamente lanci da un punto, da 2 punti e da 3 punti? Ti consiglio di mettere in pausa e di provare a rispondere personalmente ai quesiti. Ci sentiamo dopo la sigla per la soluzione. Come ben saprai, la probabilità è definita come il rapporto fra il numero dei casi favorevoli e il numero dei casi possibili, supponendo che tutti siano possibili allo stesso modo. Adattiamo dunque la definizione alla situazione che stiamo esaminando, riguardante le aree di figure geometriche. La probabilità di colpire uno spicchio di luna è data dal rapporto fra l'area favorevole, data dalla somma delle aree dei 4 spicchi di luna, e l'area dell'intera mattonella quadrata, che è di 64 cm², ottenuta elevando al quadrato la misura del lato, di lunghezza 8 cm. Se riuscissimo a calcolare l'area di uno spicchio di luna, saremmo dunque in grado di calcolare la probabilità richiesta. Come puoi notare, possiamo ottenere l'area di uno spicchio di luna in questo modo. Sommiamo l'area del triangolo giallo a quella del semicerchio verde e sottraiamo alla somma delle due aree l'area del quadrante di cerchio blu. Vediamo ora come si calcolano tutte queste aree. Per quanto riguarda il triangolo rettangolo giallo, possiamo notare che si tratta di un triangolo rettangolo isoscele, poiché i suoi due cateti, questo e questo, che fungono da base ed altezza del triangolo, sono entrambi uguali al raggio di questo quadrante di cerchio e quindi sono uguali fra loro. Dunque, siccome questo cateto del triangolo misura 3 cm, anche quest'altro cateto misura 3 cm e dunque l'area di questo triangolo si ottiene utilizzando la formula area del triangolo uguale base per altezza fratto 2 e sostituendo i dati numerici l'area risulta essere uguale a 9 mezzi, cioè a 4,5 cm². Per quanto riguarda invece il semicerchio verde, per prima cosa dobbiamo riuscire a determinare la misura del suo raggio. Questo raggio, come puoi osservare, è l'esatta metà dell'ipotenusa del triangolo giallo, che può essere calcolata mediante il teorema di Pitagora, oppure, siccome questo triangolo rettangolo è l'esatta metà di un quadrato, è sufficiente moltiplicare la misura di un cateto, 3 cm, per la radice di 2. Dunque, il raggio del semicerchio verde è uguale a 3 radice di 2 fratto 2. L'area del semicerchio verde si ottiene dalla formula area uguale 1 mezzo raggio al quadrato pi greco, dove raggio al quadrato pi greco è la formula per il calcolo dell'area di un cerchio. Sostituendo i dati numerici abbiamo area del semicerchio uguale a 1 mezzo per 3 radice di 2 fratto 2 al quadrato, che è il raggio al quadrato, per pi greco. Eleviamo ora al quadrato il raggio e otteniamo 1 mezzo per 3 al quadrato che fa 9, radice di 2 al quadrato che fa 2 e 2 al quadrato che fa 4, pi greco. Semplificando opportunamente, otteniamo che l'area del semicerchio vale 9 quarti pi greco centimetri quadrati.
Calcoliamo ora l'area del quadrante di cerchio blu. La misura del suo raggio è uguale alla lunghezza del cateto del triangolo giallo ed è dunque di 3 cm. Calcoliamo ora la sua area, che è la quarta parte dell'area del cerchio completo e si ottiene con la formula area del quadrante uguale a un quarto raggio al quadrato pi greco, dove raggio al quadrato pi greco è l'area del cerchio. Sostituendo ora i dati numerici, otteniamo area del quadrante blu uguale a un quarto per 3 al quadrato, cioè raggio al quadrato, pi greco. Svolgendo i calcoli, otteniamo che l'area del quadrante blu vale 9 quarti pi greco. Confrontiamo ora le ultime due aree appena trovate. Possiamo notare che sono identiche. Se vuoi, puoi dimostrare che questa caratteristica è sempre vera per ogni triangolo rettangolo isoscele. A questo punto possiamo dedurre una proprietà molto importante. Nell'uguaglianza fra le aree descritte in precedenza, possiamo semplificare questi due termini, poiché, per quanto detto, l'area del semicerchio verde è uguale all'area del quadrante di cerchio blu. Dunque, possiamo affermare che l'area della mezzaluna è esattamente uguale all'area del triangolo rettangolo isoscele giallo ed è dunque uguale a 9 mezzi, cioè a 4,5 cm². L'area dei quattro spicchi è dunque uguale a 9 mezzi per 4 e quindi a 18 cm². Ti ricordo inoltre che l'area dell'intera mattonella è di 64 cm² e quindi la probabilità di colpire uno spicchio con una freccetta, che come già detto è data dal rapporto fra l'area di 4 spicchi e l'area dell'intera mattonella, è uguale a 18 fratto 64, cioè a circa il 28,12%. Passiamo ora al secondo quesito. Per poter rispondere alla domanda che ci è stata posta, dobbiamo riuscire a calcolare l'area del cerchio, l'area di 4 spicchi e l'area della croce. Per quanto riguarda l'area del cerchio, possiamo osservare che tale area è equivalente al quadruplo dell'area di un quadrante ed è dunque uguale a 9 pi greco. Per quanto riguarda invece l'area della croce, essa si ottiene sottraendo dall'area della mattonella l'area del cerchio e l'area di 4 spicchi. L'area della croce è dunque uguale, per i calcoli effettuati in precedenza, a 64 meno 9 pi greco meno 18 cm². Siamo ora in grado di calcolare le tre probabilità richieste. La probabilità di ottenere un punto, cioè di colpire un cerchio, si ottiene dividendo l'area del cerchio per l'area dell'intera mattonella e a conti fatti risulta essere uguale a circa il 44,18%. La probabilità di ottenere due punti colpendo un qualsiasi spicchio di luna si ottiene dividendo l'area dei 4 spicchi presenti sulla mattonella per l'area dell'intera mattonella ed è dunque uguale a 18 cm² fratto 64 cm², cioè a circa il 28,12%. Infine, la probabilità di ottenere 3 punti, cioè di colpire l'interno di una croce, si ottiene dividendo l'area di una croce per l'area dell'intera mattonella. Sostituendo i dati trovati in precedenza e svolgendo i calcoli, tale probabilità è uguale a circa il 27,70%. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!